Signori, buongiorno, siamo in Albania, finalmente. È molto strano perché siamo in Albania, è un paese che sta diventando turistico negli ultimi anni, non è un paese molto frequentato. Faremo 2 giorni a Durazzo sul mare e 2 giorni a Tirana. Il nostro viaggio si concluderà con 1 giorno e mezzo in Macedonia. Restate connessi. Questo è il bus nel quale andremo oggi, che ci porterà a Durazzo. Road to Durazzo. Questi fili della corrente mi ricordano la Bulgaria, la Romania. Posti chic. Siamo appena scesi dalla stazione, tutto il resto è da scoprire. Prime impressioni di Durazzo. Fantastica. La città è carina, ci sono posti in cui c'è veramente la desolazione più totale, mentre dal lato opposto c'è veramente un edificio moderno come abbiamo visto prima. La via principale è piena di palme ed è veramente esotica per essere di questo posto, che non me lo aspettavo. Ci sono un sacco di macchinoni che sfrecciano, tutti mercedesi ovviamente. E tutti senza casco. Sono tutti senza casco. Poche chiacchiere. Devastante ragazzi, il mio piatto pagato solo 4 euro, mentre il kebab di Diego 2 euro. Croccante. Allora, sei Los Angeles. Siamo nella piazza centrale di Durazzo, veramente molto tranquilla, molto bella, veramente esotica devo dire. Vedete le differenze tra quei palazzi e questi palazzi? In pochissimi metri la città cambia tantissimo, da vecchio e onto a bello e nuovo. Comunque una delle pochissime cose da vedere è questa moschea che ci passate davanti assolutamente. Altre cose da vedere sono assolutamente l'anfiteatro romano e la torre veneziana di Durazzo. Le robe da vedere vi passano di fianco ogni 2 secondi. Esotico! Scusi, ma per il mare dove si va? Ah, ok. È strapieno di casa qua, secondo il signorino qua sono le popolari. Comunque sono 1000 X rispetto alle popolari che abbiamo noi, che sono proprio marroni, vezze e onte. Guarda che bel sedile. Ragazzi, siamo appena arrivati in hotel, abbiamo fatto una fatica a trovarlo perché è praticamente in una via di merda malandata con le case in costruzione di fianco. Comunque non è male per niente. E la prima cosa che abbiamo trovato in hotel sopra questa tavola, cosa che è stato? Questo. Si vede che siamo in Albania. E là dentro cos'è che troviamo? Qua c'è una Glock ragazzi. Allora sono le 6:10 del pomeriggio sera, qual è la situazione? Siamo appena andati a fare un po' di spesa, 2 acque e una Fanta esotica. Esotica. Sì, ma non c'è niente in quel supermercato, adesso andiamo a cercarne un altro per prendere qualcosa per la colazione di domani. Mentre per quanto riguarda questa sera abbiamo deciso di andare a mangiare al ristorante di pesce praticamente quasi in riva al mare, perché non costa veramente nulla, è molto molto economico mangiare il pesce qui e dicono anche che sia buono. Avevamo bisogno di lavarsi le mani, questo è quello che c'è dentro i supermercati albanesi. Non riesco a capire che cos'è sta roba qua. Cos'è sta roba? Non si capisce, è un dolcetto, boh. Hanno anche la marmellata all'anguria. Comunque la marmellata è orrenda qua perché... Guarda che roba, è super liquida, è orrenda. Abbiamo portato 3 volte le robe in cassa, o erano tutti sbagliati i prezzi. Poi di tutti là, i prezzi poi la sbagliati. Ci ha detto il cioccolato. La signora ci ha mandato a fanculo in qualsiasi lingua. E perché abbiamo tirato via 3 volte la roba, perché cazzo 7 euro, una fetta biscottata, un biscotto, un succo. Non money. Cioè costa di sicuro meno l'Italia. Quindi domani mattina andiamo a fare colazione con spaghetti allo scoglio. Costano 4 euro gli spaghetti allo scoglio. Fia, costa meno delle fette biscottate. Alla fine ragazzi siamo andati nel terzo supermercato e praticamente abbiamo preso un pane, della marmellata, le fragole per fare colazione domani mattina. Alla fine abbiamo cambiato il pane con un altro pane perché era pieno di insetti dentro. Assurdo, vediamo se domani mattina ci troviamo gli insetti oppure no. Tra pochissimo ci prepariamo e andiamo a fare una bella cena di pesce. Siamo in un ristorante di pesce in riva al mare, in realtà fanno un po' tutto, ma noi ovviamente cena di pesce. Veramente strabuona.
colpo di scena, stavo finendo la grigliata, mi hanno portato il sorbetto. 3650 lek che in euro sarebbero 17 euro circa. Alla fine i sorbetti erano gratis, il coperto non esiste, la mancia non c'è, quindi sono le 10:30, cena finita, veramente tanta roba, buonissimo, abbiamo speso 17 euro a testa. In giro non c'è niente perché è giovedì sera e ci vediamo domani. E Fionda non ce la dà. Buongiorno. Colazione con pane, insetti e marmellata alle fragole. Per me succo, per Diego Fanta. Esotica Sono le 8 di mattina, c'è veramente un gran sole, oggi una bellissima giornata, si sta veramente bene. L'acqua però è meno bagnata. L'acqua è meno bagnata del solito però, quindi è proprio l'ideale per fare il bagno. Buona. Mi sto già preparando con un fake turbante per tutti i viaggi che dovrò fare quest'estate. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram perché lì vi tengo sempre aggiornati nei posti in cui andrò. Ara Los Angeles albanese, noi siamo arrivati qua, ieri siamo partiti da là. Un po' di stradina direi. Avete presente il classico camioncino dei gelati che c'è in riva al mare, che ti vende i gelati, che fa anche la musichetta? Beh, qua non c'è, qua vendono roba calda, popcorn e mandorle. Non ci sta perché fa caldo, è roba calda e col caldo non va bene. Qua non c'è nessuno che vende gelati. A metà Durazzo si scrota una pineta. Si scrota una pineta nella quale adesso andremo ad addentrarci. Scherzoni, invece non si può andare alla pineta perché abbiamo trovato il monumento più importante di Durazzo, il muro di Durazzo. Un tempo la città non si chiamava Durazzo, ma si chiamava Cazzoduro, perché alla fine della guerra la città è stata divisa in due parti, come Durazzo Nord e Durazzo Sud, ma erano due città. Una si chiamava Cazzo e l'altra Duro. Alla fine cosa è successo? Il muro è crollato, infatti adesso ci sono dei residui del muro e la città si è unificata e si chiama Durazzo, da Cazzo e Duro. Cazzo Duro, Durazzo. L'unico modo per oltrepassare il muro è circumnavigare il muro che ormai è crollato, il muro di Cazzo Duro, detto anche il muro di Durazzo. La Durazzo moderna di oggi era l'ex Duro, mentre la parte di Cazzo è dove c'è la pineta che purtroppo noi, grazie al muro di Durazzo, non possiamo oltrepassare. Comunque credo che questo muro sia mezzo sacro per loro perché c'è un sacco di gente che viene a camminare fino a qua come se fosse, diciamo, la fine, il faro, e vengono proprio a toccarlo e poi vanno via subito. Addirittura prima una signora ci ha minacciato di andare via, era incazzata nera perché noi non potevamo registrare, fare foto lì. Gli faccio, scusi, è che è strano da vedere. No, non si può, via, andate via. Quindi penso che sia veramente qualcosa di sacro per loro. 1 hour later. Ieri l'avevamo saltato, oggi siamo nel parco. Porco cazzo, siamo nel parco davanti al mare di Durazzo. Questo è veramente tenuto bene, ordinato. Sembra, dove lì dietro ci sono case distrutte, mentre qua c'è veramente un bel parco. Neanche 24 ore che siamo a Durazzo, iniziamo a dare le prime impressioni, Diego. Allora è una Beirut europea che si sta sviluppando. Raga, è pieno di un gruppo di tutte donne musulmane, tutte col velo e col burqa. Queste 100% vanno alla moschea di fatti. Eccola qua. Stanno richiamando in moschea tutte quante tutti i moscheiani per andare a fare la loro messa, che non so se si chiama messa. Senti. Dovrebbe percepirsi. Da mare in testa. Il prezzo dei parrucchieri in Albania è veramente allucinante, non costa nulla. In Italia negli ultimi anni è veramente aumentato di tantissimo. Nei supermercati la roba costa veramente un sacco, a volte costa anche il doppio di quanto la paghiamo noi in Italia, perché qui in Albania non viene prodotto proprio niente, tranne i loro prodotti locali, che quelli non li trovi nei supermercati principali. Noi adesso ad esempio siamo al Conad, ma comunque la roba di marca qua costa veramente tanto, perché qui non viene prodotto niente e viene tutto quanto importato e evidentemente ha un costo molto più alto. Il cambio che fanno qua è che 100 lek corrispondono a 1 euro, quindi fate voi i conti. Non so se si riesce a vedere, ma i benzinai top qua, la marca si chiama Castrati, Capponi si chiama. 3 hours later. Proviamo la pizza in Albania sempre dove ieri, davanti al mare, perché dove si è stati bene si torna. Salamino, asiago, grana, porcini e prosciutto cotto. Questo qua è il calzone albanese, cioè ditemi voi se devo bestemmiare adesso o dopo. Anche stasera sorbetto gratis.
più o meno 15 euro di 2 pizze e un'acqua. Consigliato per il prezzo ma non consigliato per la pizza. Mamma mia la desolazione, non c'è nessuno in giro. The next morning. Signori buongiorno, è sabato, siamo svegli dalle 5 di mattina, stiamo andando alla stazione dei bus per andare a Tirana. Beh, che dire, considerazioni finali su Durazzo. 6 perché la città è carina, ci sta, anche se è veramente molto piccola. La parte finale dove c'è il parco è veramente molto carina. Per quanto riguarda invece il centro, ci sono 2 vie principali abbastanza caotiche, però comunque non c'è brutta gente, quindi ci sta fare un giro per la città di Durazzo. Durazzo considero di starci non più di un giorno, perché riesci a farti sia il centro ma sia anche un po' di spiaggia. Il mare è accettabile, è più o meno come da noi in Veneto, ma non aspettatevi il mare di cui tutti parlano dell'Albania qui al nord, perché quello dovete andare giù a Saranda. Ma noi per questione di tempo non siamo riusciti ad andare perché è più o meno a 6-7 ore di autobus o mezzi pubblici. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, che a me fa super piacere, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, che ho visto che tantissimi di voi guardano i video ma non sono iscritti. Un'iscrizione non costa nulla, è un click e per voi non cambia niente, ma per me è davvero importante. Passate a seguirmi su Instagram se non l'avete ancora fatto, che lì vi tengo sempre aggiornati di tutti i posti che andrò, e fidatevi che quest'estate e anche per inizio inverno ce ne saranno veramente tanti. Qui da Durazzo, Albania è tutto, mi raccomando state connessi per i prossimi video che sarà Tirana. Baci, abbracci Baffioi e spuaci.